Eccoci per Tiziana e un'affannata Elena. Ciao. Elena è affannata perché ha appena finito di dire una lunga sequenza di parolacce. Mhm. Bene, Tiziana. Un respiro. E 5, 4, 3. Sì, la vedo. Ed è lei, ma intorno, penso, ai 16 anni, più o meno. Più o meno a 16 anni. In realtà, è la rappresentazione di lei, quindi, eh, Che però, significa? cioè, lei mi si mostra come se avesse 16 anni, ecco. Ed è su una specie di giostra. È su questo disco dove al bordo c'è un divano che è lungo, che va lungo tutto il bordo, ok? Lei è seduta su questo divano e questo disco gira fortissimo. C'è una Come- giostra così, ma ah, lei guarda l'esterno o l'interno no, del disco? l'interno. Ok, quindi la ballerina. Mm. Una giostra che si chiama la ballerina, Sì, non so da se noi si si chiama chiamava Tagada, però sì, anche, sì, ecco, forse ballerina degli sembra. anni '80. Ok, Sembra un po' così, però non fa così, gira solo. dire basta. Sì, fortissimo. E chi c'è insieme a lei? È da sola. Questo rappresenta come lei vive, cioè come se fosse sempre shakerata da un disco. Ti dà l'autorizzazione Tiziana alla sua seconda sessione. Sì. Non sei convinta molto. No, no, nel senso che mi dà l'autorizzazione, ma per vedere cosa c'è bisognerebbe fermare il disco, ma lei non riesce. Quindi non la dà l'autorizzazione. Ma questa è una rappresentazione di Tiziana, quindi chiamiamola PS di Tiziana. Mhm. Allora, quando abbiamo chiamato la PS, la PS è venuta fuori da sotto il disco, no? Era lei che faceva girare il disco, quindi quando abbiamo chiamato la PS il disco si è firmato. E la dà l'autorizzazione? Sì, Seconda sessione, vibrazione di Tiziana. 8 miliardi. Consapevolezza. 132. PS. 38. Vite. 2114. Cervello. 9.1. Ok, se ti ricordi Tiziana, con quante vite hai concluso la tua precedente? Non posso ricordarmelo, me lo scrivi nella chat. Per il resto, tranne il cervello, voti insufficienti. Cioè, come seconda sessione, fossimo a scuola, io darei un 4, anche per stimolare Mhm. bassa vibrazione, perché per essere una Mm, seconda sessione 8 non è niente. 132 la consapevolezza mm, dovrebbe essere alta, invece è ancora bassa. La PS è in vacanza, le vite sono troppe, mm. più di 2000, abbondantemente più di 2000. Cosa succede?
1650 sono riaumentate, Mm. quindi riaumentano le dita. Mm, mm, È mm, una mm. specie di cartina al tornasole della consapevolezza, no? Il numero Mm. delle dita. Perché siamo qui oggi? Domanda alla PS. Cosa deve imparare PS di Tiziana? Cosa ha imparato e cosa non ha imparato? Allora, PS mi dice proprio che nell'altra sessione non ha voluto, diciamo, non ha messo come priorità, ok, andare a vedere la ragione per cui lei eh, mh, è statica, diciamo, nella sua vita, nelle sue azioni. Me l'ha proprio detto così. Cioè, io ho fatto sì che lei tornasse qua perché mh, non ha preso gli stimoli, non ha colto, diciamo, lo stimolo che le è stato dato per muoversi. Lei deve muoversi. Entità eteriche. Mm. Allora, dietro c'è Zeus, però davanti c'è mm, ma potrei dirti una via di mezzo tra un leone e un lupo Mhm. con un'ascia. Mm. Mm. Basta. Ma sì, Angioletti? ci sono due DL. C'è, sì, due o tre, tre grigi, ma piccoli, è come se fossero, quasi si nascondono, no? Come se fossero quelli che fanno tipo la spia per questo leonide o lupo. Mm. Mentali. Allora, mentale c'è questa entità mentale di livello 3 che è legata al leonide. Allora, la rappresentazione sua è tipo come se fosse un jukebox. Ok, molto mm, stabilizzato, molto stabile in Tiziana, ok? È come se fosse riuscito a prendere proprio uno spazio molto importante. Quindi è lì fermo, è lì che lui decide, questa entità mentale di livello 3 decide ogni pensiero di Tiziana in questo momento. Ok? Quindi ogni tanto è come se le lasciasse un attimo di respiro, mi viene da dire, ed è spento, come se fosse un jukebox spento, ok? Mm. Quindi vedo che è proprio grigio. Però la maggior parte delle ore è acceso e manda i pensieri e la direzione di Tiziana proprio, quindi lei Da si muove, assumere nella sua vita. sì, lei si muove in base a quello che pensa, quindi prima pensa e poi si muove, mi viene da dire. Mm. Poi? Solo una? Sì, sì, sì. Diciamo che è come se la PS avesse rimesso queste due, avesse dato il permesso a queste due entità, queste due interferenze di tornare, perché è il punto focale eh, su cui Tiziana in questo momento deve lavorare. Se lei non avesse colto l'occasione di tornare qua, ne sarebbero tornate altre, ok? Diciamo che cogliendo l'occasione di tornare qua a fare una sessione, la PS si è accontentata, tra virgolette, di darle questa esperienza. Ecco. Mm, mm. Quindi c'è solo questa jukebox numero Sì. 3. Impianti. Mm.
C'è un impianto mentale che è come una diramazione diciamo, da jukebox, mi viene da dire, collegata a jukebox, che va in tutta la testa. Ci sono dei fili con tipo dei collegamenti, tipo dei dischi collegati all'interno della testa e attraverso questi fili sono collegati all'entità mentale 3. Poi, E poi ci sono eh, come se avesse delle catene alle caviglie, quindi dei cerchi, ok? Come se fossero delle manette alle caviglie collegate a due catene con cui il leonide la direziona. Basta. va bene, anzi, più o meno va bene. C'è un progetto, Sì, Tiziana, un nuovo progetto. sì, c'è un nuovo progetto. Allora, c'è questa specie di mm, poi tipo una piccola cupola, ok? Che è come se fosse tipo una parabola, ecco, però rivolta verso il basso, ok? A cui il Leonide e l'entità mentale mandano le informazioni. Quindi cupola, lo chiamiamo. Sì. E si illumina quando arrivano le informazioni da queste due entità. Va bene, andiamo a 17 anni. Botte e abuso sessuale subito. Causa esoterica. Allora, allora, in eterico è quasi come se vedo al posto del ragazzo, vedo una specie di lupo mannaro, proprio nero nero, con gli occhi molto aggressivi, pieni di sangue, no? Cioè si vedono proprio le vene negli Sì. occhi. Ha anche i denti molto sporgenti con tutta la bava che scende. E questo lupo mannaro abusa di Tiziana. Quindi quasi come se al posto appunto del ragazzo ci fosse questo lupo mannaro. Ehm, Dietro vedo una proiezione al secondo universo. Ok, e di là c'è come se ci fosse, come se ci fosse il film della coppia ideale con la parte maschile che come se sfogasse, diciamo, i rancori della giornata, ok? Facendo sesso con la compagna. Non so se sono riuscita a spiegare cosa vedo. Più o meno, ma qual è la causa esoterica di questa esperienza che lei si è data? La causa esoterica è proprio il collegamento col secondo universo, dove c'è questa energia, eh, questa sì, entità, ok, che rappresenta questo tipo di coppia, non so come dire, come se invece che esserci la rappresentazione di un Elohim che di qua viene rappresentato da, che ne so, Gesù che prende l'energia dalle preghiere delle persone, ok? Di là c'è questa entità, ha una forma tipo come se avesse un guscio, come se fosse tutto di metallo. Ok, con un guscio dietro e rappresenta questa energia mm, della coppia con questa parte maschile che sfoga la sua frustrazione che ha nel mondo, ok, quindi eh, diciamo appare nel mondo, una modalità, mi viene proprio da dire una modalità sociale,
ok? Mm. Dove l'uomo è molto mite nella vita di tutti i giorni e poi durante il rapporto sessuale è molto aggressivo, molto brusco. Sì, ma Ecco. perché lei si regala questa esperienza? No, questa esperienza gli viene, se lei lega, è come se la PS avesse scelto prima di nascere questa tipologia di famiglia collegata a questa, come si dice, questa interferenza. Perché l'esperienza, tu dici sì. Quell'esperienza lì è perché la PS ha visto che Tiziana non aveva ben chiara questa cosa, ok? Quindi diciamo, è stato un tentativo per allontanarla da questa tipologia di uomo e per farla allontanare ha tentato facendole vivere l'esperienza più cruda di questa tipologia di rapporto sessuale, ok? Ok, questa persona lei la conosce da altre vite? No, no. Vabbè. Causa No. esoterica della mancata maternità. No, non era un'esperienza. La PS non ha voluto farle, diciamo, per, tra virgolette, spendere energia per crescere un figlio, ma lei deve spendere energia per portare a termine l'altra esperienza. Quale? Questa qua, quella di uscire da questo, fare proprio l'esperienza per imparare che l'amore e il sesso non sono quelle che lei ha sperimentato finora, staccato proprio dalla parte materna. Quindi è lo stesso la percezione brutta la brutta percezione del sesso. Mm, esatto. Mm. Questo non è ancora avvenuto. In parte sta No, avvenendo perché lei infatti, lo rimarca come esatto, primo punto. esattamente, infatti. Cinema, la parte più importante della sessione della meno importante. Tutta la famiglia, Mhm, la madre, sorella e non posso dire il nome però, e l'ex, mhm, che ha un nome molto particolare. Diciamo che posso dire che ha il nome di un'entità e non è Lucifero. Quello sono già io per alcuni. Io sono Lucifero, Lucio, Lucifero uguale, bella stessa uguale, cosa. tutta la stessa cosa. Tu, Elena, hai fatto cadere un impero. Eh, Uguale, oh, se certo. tu, Mm, mm, quando c'è le rotelle, mhm, ce l'hanno anche quelli che la seguono a questo punto. certo. Dunque, madre viva, Mhm. che ha già fatto una sessione. Bene? Infatti, non mi ricordavo più, ma sì, sì, la vedo molto attiva. In prima fila, Gatti, molto entusiasta. Ma non li vedo entrare, nel senso che come. non ci sono, andiamo No, avanti. perché no, no, Ex, no. ma non perché non possono esserci gatti, Esatto, sono bravo. gatti, sono Non possono animali, esserci, bravo. non c'è un discorso di Cioè, proprio a consapevolezza. livello Voglio vibratorio, perdere tempo per i vibrazionale non ci gatti, possono esatto, essere. cioè, No. ex e sorella. Sì, allora l'ex rimane in fondo e è come se la fosse legata al dito, tra virgolette, nel senso è un po' è rancoroso con Tiziana per il distacco. È come se lui si fosse allontanato perché è come diciamo a causa sua, lui dice. A causa propria, Di lui lo dice, Tiziana, no, a causa di no, di Tiziana, lui dice. Tiziano. E la Mm. sorella viene? Sì, la sorella viene. ehm,
Boh, quando lei mi parlava della sorella io ho visto invidia. Vorrebbe essere come Tiziana ma non riesce. Mm. Viene qualcun altro? Non ci ha parlato di suo papà, ma io vedo, non so se suo papà, vedo un uomo È che morto. entra. Allora ha Non un è il padre. parente, uno zio, non so, c'è un uomo. Ok, dove si siede? Si siede una fila dietro alla mamma. Mm. È entrato molto senza, cioè non vuole disturbare, nel senso che non è stato chiamato, quindi però sa che il cinema è aperto a chi vuole venire, quindi ho detto io vado a vedere cosa c'è. Va bene, chiamiamo invece adesso i disincarnati, apriamo il portale aureo. Abbiamo già fatto 2 volte il lavoro, quindi non so Mm. chi si presenterà, ma ahimè nel frattempo è mancata la sorella del padre, una zia paterna, sorella del padre. Quindi la chiamata è per lei, poi tutti i disincarnati, poi boh, qualcuno chiama anche gli animali, ma secondo me non c'entrano niente con il portale aureo gli animali. Non hanno una PS, quindi non hanno una decisione Mm. di dover incarnarsi se non in termini eterici che... Poi ragazzi, le sessioni sono per voi, non per gli animali, dai, non scendiamo, Mm. non perdiamo di credibilità. Io voglio tanto bene gli animali, ma non vado a fare una sessione per i miei gatti, Mm. che non ho. È un po' come non voglio occuparmi dei miei problemi e perdo il tempo. Questa roba qui, ragazzi, Sì. questa roba qui. Siccome Mm. comunque di fatto non volete risolverli sti problemi, parlate dei gatti. No, se proprio alla quinta sessione si parla dei gatti, ma non alla seconda Mm. e neanche alla prima. Non sono così importanti i gatti per la propria realizzazione nella Matrix personale. Anzi, Anzi, eh, deviano la strada. Mm, 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 mm. vabbè, la sorella arriva, del padre arriva. Allora, non so, c'è una cosa strana, mentre tu lo dicevi, mentre abbiamo aperto il portale Aureo e poi hai nominato la zia, è come se, è come se da dentro il portale Aureo si fosse illuminata una luce. Ma, Da dentro? mm, E la zia è dentro? sì, Mm, interessante. sto Come cercando di mai? capire. Ha avuto le Infatti. informazioni da qualcuno? Quando abbiamo aperto, da noi adesso, quando abbiamo aperto il portale Aurea. Ah, è andata subito. Mm. Senza messaggi? No, no, sai che diceva che lei l'ha mandata? E secondo me è riuscita a mandarla, ma è come se ci fosse da poco, come se ci fosse entrata da poco. E quando noi abbiamo aperto il portale Aureo è come se lei avesse riconosciuto di essere quella persona che noi abbiamo chiamato. Non so come. Lei ha avuto un'informazione da Tiziana che l'ha mandata nel portale Esatto, Aureo e l'ha implementata adesso, esatto, perché è come se avesse avuto la conferma o esatto. una campanella, ma ci sarebbe andata da sola, prima o poi. Sì, 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 perché il lavoro di Tiziana è stato efficace per. Molto bene. Mm. Vuole lasciare dal portale un messaggio? Le dice, eh, io lo sapevo quando ero in vita che tu avevi qualcosa che andava oltre a quello che si vede, lo sentivo. E le dice, da qua io vedo chiaro che se tu non togli la corazza, quella luce che hai all'interno non può uscire. Vedo la tua corazza.
Benissimo. Mm, Allora la salutiamo. Ci mhm. sono altri disincarnati, vedi un numero. 21. Oh, comunque sia, c'è sempre qualcuno. Mm. Di quali generazioni più o meno? Sono La le tua, ultime. No, fondo. tipo Anche, 4, 5. ma anche la sesta. Vedi un anno? 1492. No. Anche di più forse della sesta, boh, non so. Mm. L'anno della scoperta dell'America, presunto. Ah, ecco, appunto. Anche di più, hai detto? Più indietro? Eh, Beh, quindi anche settima, ottava. sì, sì, sì. No, no. No, qui bisogna dirlo, se no qualcuno... Ultimamente ci sono dei commenti... A proposito, ultimamente ci sono delle anomalie sul canale YouTube. Vediamole un attimo. Mhm. Ci sono questi iscritti che variano a cavallo tra il 6 e 700 come le ultime cifre e arriva a 700, ma è successo che si torni indietro e invece si perdono degli iscritti. Mm. Le visualizzazioni sono stranamente molto basse, improvvisamente così. Mm. Che è successo? Allora, io lo vedo, l'ho visto chiaro prima anche. È come se fino a che tu rimani lì, quindi, beh, posso dire la cifra, sì. Sì. Scusate. Finché tu rimani con il numero, con il numerino 15.000, l'algoritmo riconosce 15.000 e quindi va bene. Se oltre, ma oltre significa che raggiungi 16.000, quindi è oltre 15.000 quando arrivi a 16.000, lì non ci puoi arrivare. Mm. Ok? Ma cosa fanno per far sì? Allora, è come se, cioè, lì non ci puoi arrivare, quindi in automatico tengono un numero sotto i 16.000 e cancellano delle visualizzazioni, perché le visualizzazioni fanno, anche le visualizzazioni fanno alzare la visibilità. Mm. Ok? E oltre 15.000 passi in una fascia di visibilità più superiore. È come se apparissi, è come se il canale appare in Va bene. internet a Dov'è questo fasce. blocco, al di là dell'algoritmo? In eterico dov'è? Ah, no, no. Allora, ho visto proprio come se fossero dei piani, quindi ci sono degli operatori, sopra c'è tipo una fascia di chi decide rispetto a queste cose, che sono più o meno una cinquantina di persone in tutto il mondo, che rappresentano una fascia, mi fa vedere una fascia gialla di persone che controllano questa cosa. Sopra mi è arrivato proprio Deep State, così proprio Mm. mi è arrivata l'immagine di tre. Questo non è quello che io voglio. Io sono un creatore, Mm, creo mm. un ad eternum YouTube Mhm. e lo metto all'interno del programma YouTube, Sì. che non è un programma, ma è una struttura programma Mm. all'interno della Matrix. Il mio volere sacrosanto e i miei diritti sono calpestati. Quindi questo ad eternum che è messo lì sul mio canale e che Mhm. nessuno può spostare, rimette le cose a posto. Qualunque tipo di blocco viene rimosso, Mm. qualunque tipo di incidenza esterna viene eliminata, risucchiata dentro l'ad eternum. È diverso dentro un programma l'ad eternum, è un programma anche lui, ma è un programma che gestisce le cose come farebbe un ad eternum energetico normale. Sì, è come se gli ha fatto, crea una bolla intorno al tuo canale, ok? Che, dove dove vibra energia che, positiva, quindi molto alta, vibrazioni alte che fanno funzionare il canale nel modo ideale, ok? Quindi che va proprio a livello fisiologico, quindi quando arrivano persone o visualizzazioni va su e non può essere diverso da quello che è la realtà, ok? E crea una bolla ehm, dove non,
non permette più i collegamenti con questo gruppo di persone che controlla questa cosa e tutto il resto. È proprio come se fosse isolato Bene, dagli altri tutti gli meccanismi. iscritti e le visualizzazioni eliminate vanno ripristinati Mhm, adesso. mhm, Fatto. mhm. Sì. Molto, molto bene. Causa esoterica del pessimo rapporto con i soldi di Tiziana. Paura dei soldi, paura di guadagnare, paura di spendere, paura di risparmiare, paura di tenerli in casa, paura di uscire con troppi soldi nella borsa. Diciamo che con questa paura si sono resi il gioco molto facile, mi viene da dire, no? Mhm. Perché con questa paura lei fa tutte delle azioni per far sì di non avere soldi, ok? Comunque di averne giusto per, o di comunque di non toccarli, nel senso di, sì, direi di non averli, proprio che gli arrivano il giusto nel limite della paura. Ok, quindi mm, questa nonna che gli ha sempre trasmesso questa paura, ok, ha fatto sì che le interferenze cogliessero l'occasione della paura in Tiziana per aumentarla a dismisura e tenerla a bada. Se lei potesse gestire i soldi in maniera diversa, senza paura, avrebbe la possibilità di spaziare molto di più nella creatività, mi viene da dire. Quindi con la sua curiosità e la sperimentazione proprio, cioè sperimentare nuove esperienze di tutti i tipi, no? Quindi girare, fare liberamente, ok, lei potrebbe coltivare molto più velocemente le sue capacità creative. Ma qual è il blocco? Da dove viene? Allora, tra- più o meno sempre nell'adolescenza, quell'anno lì mi viene 17 anni, quell'anno lì è stato molto ehm, pesante per Tiziana. Anche qua questa interferenza di questa paura, questa idea di questa paura è da lì che arriva. Nasce da quella cosa là dei 17 anni, dalla violenza subita? Diciamo che quel periodo lì ha fatto sì che le sue vibrazioni fossero molto basse, quindi la sua paura di non tenere i soldi, lì era, diciamo, una paura sostenibile, ok? Ma abbassando le vibrazioni c'è stata questa entità mentale che si è collegata a questa paura e gliel'ha proprio enfatizzata, ok? Quindi da lì in poi lei ha sempre avuto questa paura di avere tanti soldi. In quel periodo aveva proprio le vibrazioni molto basse. Mm, 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 mm. Va bene, chiamiamo l'ex. È la fiamma? Allora, un'anima fine di terzo grado. Eh, Lei è davvero innamorata? Amo un uomo che non vedo da 7 anni e che mi ha lasciato. no, più che amarlo, io vedo che lei è come se sentisse un collegamento, sente questo collegamento che in effetti c'è da un'altra vita passata dove ehm,
Ok, in quella vita là lui era suo marito ed era lei che ha partorito. Aspetta un attimo. Allora, lei stava partorendo più o meno la stessa scena, ok, che è avvenuta in questa vita con la mamma del suo ex, ok? Però là era lei che partoriva e lui era il marito della puericultrice là e c'era anche il dottore. C'era il dottore che era invece il padre di lui, ok? Marito della puericultrice, lei è partorito e loro due si sono innamorati ma non potevano stare assieme perché lui era già sposato. Quindi è come se qua in questa vita fosse stato ripetuta la stessa cosa, ok? Cioè doveva chiudere il cerchio. Lui ha scelto, la sua PS ha scelto di fare questa esperienza qua in questa vita per chiudere il cerchio con lei, ok? Ma è come se, Non l'ha chiuso. esatto, non l'ha chiuso e si fosse visto rifiutato in qualche maniera. Lui da E lei. lui da lei, sì, sì, sì. Ma è lui che ha mollato il colpo. Sì, è come se però io vedo energeticamente che è come se lui avesse visto qualcosa, è come se lei avesse fatto delle azioni inconsapevolmente che a lui hanno fatto capire che lei lo rifiutava. Adesso è un po' offeso. Direi. È un'anima Oh, affine di terzo grado, quindi nel senso non è niente di niente di scandaloso. così esatto. Ok. Mm. Andiamo in quella vita con entrambi. Lui era Mm. al cinema, no? Sì. Sì, sì, sì. Andiamo con... Scusami, non possiamo dire il nome, ma Tiziana lo sa. Ha un valore energetico questo nome particolare? Diciamo che per lui non è semplice perché è come se tutte le volte Si connette con richiamasse. l'entità? Esatto, bravo. Mm. E due è connesso con l'entità? Sì, Io sono quello. connesso a Lucifero. No. Scusate. Ma come? No, dillo che ti ho pagata. Io non lo so veramente dove, non lo so come si fa. Vabbè. Ma sei sicura che sono il portatore di Sicurissima. luce? Siccome mi chiamo Lucio? Va bene, andiamo in quella vita. Vediamo con Mhm, entrambi, li mhm. accompagniamo, vediamo tutta la vita. Poi andiamo alla fine vita di lui, in quella vita là, in fine vita di lei. Erano lui e lei, rispettivamente. Sì, sì, erano così. Mhm. Andiamo a vedere i contratti di lui, relativamente a questa storia, e i contratti di lei. Leggiamo i contratti di lui, se ce li fa leggere. Ma direi di sì, perché deve, in quanto interferiscono con Sì, sì. Tiziana. Allora, lì va ancora indietro. Va ancora indietro in un'altra vita, più indietro ancora. Ehm, Erano fratelli però. Allora, sempre lui uomo e lei donna, fratelli, fratello e sorella. Eh, lei è morta prematuramente. È come se diciamo, è come se loro dovessero portare avanti una vita fino alla fine assieme e non ci sono ancora riusciti. Per- Perché? Chi l'ha detto? I loro intenti? Sì, 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 esatto, diciamo il contratto, il loro ricercarsi in tante vite è proprio per portare a termine questa esperienza, quindi fare una vita e portarla a termine Una regola assieme. che si sono dati da soli. Sì, Dopo esatto, essere stata creata, e come l'hanno creata, la la possono possono togliere eliminare. assolutamente, Non sì. esiste neanche nel discorso fiamme questa Mm. regola. No, no, Non infatti. esiste nessuna regola. Mm. La PS è regola? No.
No, La PS è creazione, mm, volendo è una che fa quel cazzo che vuole, non se ne esatto, faccia. tranquillamente. E tutti quelli che dicono che sono Lucifero o che dicono che ci sono le regole, che no, il gioco ha delle regole, sono dei buffoni e vanno a Mm, farsi un giro. Non no, non ci esistono sono le regole, proprio, ma se non che figurati. noi siamo Dio e i creatori. Mm, Noi possiamo fare ogni cosa. tutto, qualsiasi. Cosa fa lui davanti a queste parole? Cosa fa lei? Davanti a questi film dove Mhm, loro stanno cercando in tutti i modi di inseguire una regola che si sono dati e che non riescono a portare a casa. Dovevano capire questo di mm, concetto, esattamente. che un gioco non riesce, non lo facciamo più. Mm, Gran chi se ne frega, stiamo perdendo il nostro tempo, stiamo esatto. imparando più o meno sempre le stesse cose Mm, e mm, invece ci mm, sono altri pacchi di cose che non stiamo imparando. Per esempio, non so, nascere bambina orfana. Lui mm, potrebbe mhm. nascere bambina orfana una volta e fare la piccola fiammiferaia, è un'esperienza. La va a fare nel Medioevo, la linea temporale, no, il tempo non esiste, Mm, la crea adesso, a me ne ha fatto qualcosa di diverso. Mi mhm. vuole fare la piccola fiammiferaia lui? Ah, ma in eterico dice, ma anche un'altra esperienza. Non vuole fare l'esperienza di finire affogato dentro la pancia di una balena? No, Pinocchio? No? no, Peraltro non si mangia nessuno, si mangia plancton. No, non appunto. vuole fare l'esperienza, un'altra esperienza sadica che potrebbe venirmi in mente? E allora No, perché fare questa di esperienza sadica? eh, Stupida, inutile, che non porta a casa niente se non il disco rotto, perché è il disco rotto. allora, disco rotto è proprio per limitarsi l'evoluzione e la consapevolezza. Ehm, allora, in questo caso, in questi due casi, le loro PS sono, come potrei dirti, sono di quel gruppo di PS che è come se ehm, facessero la ripicca sulla persona in cui sono, non so come dire. È come se dicessero, ok, adesso ti faccio stare lì perché tu non hai imparato. Cioè, praticamente si boicottano da sole. Come... Non so Va se ho bene, reso l'idea. ex lo Ok. lasciamo nel cinema. Mhm. Tiziana ha compreso questo passo. Sì, allora, Tiziano lo vede molto bene in eterico. Ok, adesso forse perché c'è ancora quell'entità mentale che è lì. È come se lo usasse come scusa per non muoversi. Diciamo, sa quello che lascia e non sa quello che trova, diciamo, quello che mi dice, no? Esiste la fiamma. Ce n'è una grezza, ce ne sono cinque grezze, una è più definita, ok? È come se mancasse poco per far sì che lei, che si diciamo, che sia rappresentata da un uomo. Io non so, la Evidente. vedo, sì, vedo anche io questa cosa Mm, mentre tu la dici. È come se ne vedessi uno più avanti, mm, ma è dietro un vetro, mm. quei Tipo una, vetri una... opachi, in quei vetri che non si capisce chi c'è dietro, ma c'è Sì, qualcuno, no? esatto. Mm. Sì, io lo vedo tipo come se fosse ehm, pronto con il paracadute per scendere, ma non si vedono i lineamenti, ecco. Sì, Mm. quei vetri traslucenti delle Mm, porte di casa. sì. Volta. Mhm. Va E bene. quindi adesso lei è, adesso guarda là, quindi è diretta là, ok? È ancora limitata qua, ma perché non abbiamo tolto, perché ci sono quelle interferenze. Però guarda là, è diretta là adesso. Mhm. Mm. Sì, ma le interferenze le togliamo, bisogna Mm. capire però perché sono tornate, perché lei era pulita X mesi fa. Mm. Ehm,
Sono tornate Scusa. perché gli serviva per fare questa parte qua. La PS ha visto che lei non ha preso l'occasione dell'altra sessione, non ha colto gli strumenti, non ha, Mhm, ha rivibrato basso per far sì che potessero reinterferirla. mhm. Mm. Questa parte della precedente, il dettaglio della sessione il dettaglio della precedente sessione circa la tua fiamma, però Tiziana può sempre cambiare. Comunque io lo chiedo, ha una nazionalità? Dove sta più o meno questo? Sono dettagli sbagliati da chiedere questi Mm. perché non hanno nessun senso a mio avviso. Comunque, dov'è questo nome? Mm, no, non è ancora così dettagliato. È come se fosse, cioè, eh, È io lo lo vedo come, stesso dell'altra sessione che non hai fatto tu? è più dettagliata qua. Ma è lui? Sì, sporgeva uguale un pochino, sì. Ok. A me Mhm, basta. La hobby che ho avuto da bambina era una mhm, motion. sì. Si è accorta in tempo, non l'hanno portata via. Quando La, lei ha fe- visto, è tornata giù. la Mm. febbre che ha avuto le ha permesso di vederla e ricordarla. Esatto, esattamente, sì. Sogni la fanno piangere per abbassarle la vibrazione. È così? Allora, ma in realtà, no, in realtà è il contrario. Allora, l'hanno presa altre volte, le hanno fatto delle abduction altre volte, non tantissime dall'ultima sessione, 4-5. Quelle due volte lì la sua PS ha fatto sì di farle provare un'emozione negativa, tra virgolette, in sogno per farla come svegliare, ok? E lei si è accorta e non sono riusciti a portarla via. Mm. Anemia mediterranea e mioma all'addome. Si chiede come poter gestire in eterico il suo DNA, il suo fisico, per scongiurare conseguenze questa malattia. Allora. Allora, boh, per l'anemia mi è venuto così, diciamo che è come se la PS insieme a me stia facendo questa cosa già. Sta togliendo nelle cellule del sangue l'informazione dell'ereditarietà dell'anemia, ok? Proprio la sta togliendo e la stiamo sostituendo con vibrazione alla massima potenza per la massima funzionalità delle cellule del sangue. Ok, ogni globulo rosso Mm, e bianco è un adeternumino, un adeternum rosso e mm, un adeternum bianco. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. mm, mhm. Sì, è come se ci fosse creata una postazione a metà, potrei dire, diciamo, boh, tipo nella aorta addominale, più o meno così. Ok, una postazione dove passano tutte le cellule del sangue, passano e si prendono il loro ad eternum e diventano il loro ad eternum specifici. E man mano che scorre il sangue succede questa cosa. È bella da vedere sta cosa. È bellissima perché si illuminano proprio, vedi proprio che si illuminano. Mm. Mm. Questa informazione la possiamo passare a tutti i membri della famiglia di Mhm, Tiziana, visto che è ereditaria. La madre nel cinema la vede, no? Questa cosa. mhm. Attua. Beh, da parte del padre forse mi diceva, quindi la madre non penso che ce Giusto? l'abbia, la sorella. La Può essere sorella per lo la attua. sorella. Si spaventa, la spaventa.
troppa energia, la spavento. Qualcuno della famiglia? Beh, giustamente non ha Di mai cugi- visto una sessione, non sa cosa No, siano queste infatti, cose, si avrà una spaventa. consapevolezza bassa, tituberebbe Mm, il contrario. no, infatti. Può essere qualche cugino, un paio di cugini. Mi fa vedere che la colgono. Ok, Mhm. Tiziana, informazioni per creare un ad eternum. Le ha? Lo fa già? Allora, sta copiando quelli che ha, diciamo, ha visto l'energia di quelli del sangue e lo sta riproducendo in grande. Ecco. Ok, con questa sua creazione in mano andiamo nel Mhm, suo cluster. Contemporaneamente va anche nell'avatar, elimina quello che non le piace, l'avatar e i contratti nel cluster, e mette mhm, nel cluster e nell'avatar questa sua creazione fatta 2 volte. Ormai l'ha già fatto, sa come sì, farlo, sì, infatti. Mhm, ok, ci sono. lo fa. Sì, sì, da tutti e due l'ho Fa messo. sicura, lo fa come dire, cavoli, devo farlo da sola? Sì. Sì, sì, l'ha fatto proprio, tum, tum, l'ha fatto. Sì. Siccome lo sa fare così bene, glielo facciamo mettere un altro ad eternum, anzi altri 5, nel suo corpo fisico. Dove lo mette? Dove ha la protuberanza sull'addome qua, del mioma. Corpo mentale, Mhm. Al centro, poi si diffonde. corpo emozionale, Mhm. Sì, praticamente in corrispondenza della colonna, le ultime vertebre dorsali, lì davanti. e subliminale ed Mhm. eterico. Eterico tipo terzo occhio. Ok. Nuova vibrazione, 182 negli atti. nuova consapevolezza, 196. PS, 65. ite, 1397. che è scesa rispetto anche alla prima sessione. Mhm. Nuovo livello di cervello. 9.6. Ok, 6. Facciamoci dire direttamente dalla PS di Tiziana Mhm. come aumentare questa percentuale, quindi come lavorare sulle capacità medianiche e messaggio finale. Sì, allora, tre cose dice di fare. Allora, prima di sperimentare qualsiasi esperienza sociale nel mondo, viaggi, sport, avventure, tutte, di qualsiasi tipo, ok? Diciamo con l'intento di eh, mh, imparare a percepire la vibrazione di tutto quello che accade, Mm. ok? Soprattutto delle persone. mm? Quindi diciamo un allenamento di questo tipo. Eh, Poi, seconda cosa, la sua creatività può essere sempre più sviluppata nella natura, quindi utilizzando, allora mi fa vedere due cose. Prima mi fa vedere proprio lei che utilizza gli elementi della natura, sia bosco, mi fa vedere la riva del mare anche con i sassi, prati con i fiori, ok? Quindi utilizzare questi elementi proprio per creare
come se lei con gli elementi creasse delle scene di vita Mhm. nella natura. E terza cosa, proprio giornalmente, quotidianamente, più volte, mettersi tranquilla, ok? Concentrarsi e immaginare di alzare le sue vibrazioni, ok? Ma già le fa queste cose, hanno un effetto, no? Sì, 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 se le fa già, sì, assolutamente. Deve andare avanti così, ma deve farlo proprio sistematicamente tutti i giorni. In Più effetti volte. nei suoi valori brutti all'inizio, l'unico non brutto era il cervello, 9 e eh, 1, non è male. no, no, infatti, esatto. 9 e 6 siamo vicini al 10. Mm. Come, proseguendo diciamo su questa strada, quando arriva al 10? Un giorno, un mese, un anno? Un paio di mesi. Cosa riuscirà a fare? Allora, inizierà a sentire le vibrazioni, chiaramente, delle persone e anche delle cose. Ok, poi dopo un po', dopo altri paio di mesi circa, se lei lo fa sempre, proprio, riuscirà a iniziare a vedere il movimento del campo e delle particelle, ok? Del campo, e se lei va avanti a un certo punto, eh, mi viene quasi da dire che potrà usare la sua creatività con le persone, quasi, sì, quasi come se fosse il suo lavoro, ma la sua creatività all'aperto con le persone. È come se potesse arrivare a insegnare alle persone con la creatività nella natura, a percepire le proprie vibrazioni. Mm. Mhm, mm, mm, mm. Ecco, una cosa così, vedo Eh, più o meno. Mm. presenza di entità eteriche, No, zero. mentali, No, la 3, mentali. no, E impianti, no, progetto cupola. no. Ok, tutto questo l'abbiamo coadiuvato noi, ma l'ha creato lei. Lei che Sì, ti crea. sì, sì, assolutamente. Con queste condizioni, quanto è mentalmente legata ancora all'ex e quanto è maggiormente o in maniera minore vicina alla fiamma? Cioè, di fronte a fiamme come è cambiata la situazione, di fronte a ex come è cambiata la situazione. Allora, con queste condizioni di questo momento, ok, è completamente libera dai condizionamenti mentali, ok? Sono alle porte però, quindi se lei fa semplicemente cogliere, eh, mm, come posso dire, ovvio che arriveranno i pensieri come arrivano sempre, ok? Lei deve far finta di niente, nel senso non si deve far influenzare dai pensieri che cercheranno di tornare per cercare di nuovo di interferirla, ok? Per quanto riguarda la fiamma, in questo momento, con le condizioni di adesso, è come se si fosse lei un po' sollevata da terra, ok? E è lei che si è un po' più avvicinata alla fiamma, quasi come se volesse andare a vedere chi c'è dietro, ok? Mm, mhm. Ehm, diciamo che ha creato un canale diretto in questo momento per far sì che qualsiasi cosa lei farà nella direzione che la PS le ha detto, ok? Avvicinerà sempre di più la fiamma. Ok. Ok. Messaggio finale. Quella che tu credi stabilità è solo una trappola per tenerti limitata. La stabilità è interna a te e quindi qualsiasi esperienza tu voglia fare è benvenuta per aumentare la tua creatività e la tua consapevolezza. Questo. Mhm. Ok, le informazioni di questa sessione a tutti i suoi parenti, Mhm. i suoi animali,
C'è qualche animale che si fa vivo? Cagnoline, gatti? No, quello che ho visto prima è che sono bravissimi a ammortizzare le sue basse vibrazioni. Ecco, quindi diciamo che si sono presi questo carico, tra virgolette. E quando vedono le cose, i gatti, che succede? È il momento di avere Non è che i paura? gatti adesso lo vedono, lei non ha mai visto che i gatti lo vedevano anche prima, adesso che lei ha aumentato la sua capacità, che anche lei li vede un po', ok? Nota anche che anche i gatti li vedono. Ecco. Ma se succede questo bisogna terrorizzarsi, strapparsi i Assolutamente no. capelli, correre per la strada No. urlando Oh. gol? Sarebbe sufficiente dire io nego il mio consenso e questi spariscono. E poi mettere ad eternum. Esatto, Ad o eternum. fottersene e basta. Anche se, diciamo, poi Diciamo che la parte uno... finale sarà quando te ne fotti Esatto, all'automatico esatto, esattamente. e senti proprio che nessuno può Mm, neanche torcerti un capello pur esatto. avendolo. Mm. Come la vedi, Tiziana? È ancora sul Tagada, hai detto, no? No, È no, ancora a Luna Park, no, no, no. no? No, Non c'è più adesso è... Luna Park? Siamo No, quello che si creerà lei. esatto, no, no, adesso in questo momento è sospesa in quella sfera con cui stava andando verso la fiamma, che è la sua energia. Mm. Mhm. Poi vibra alto. E il canale come va? YouTube. Beh, vedo che continuano a girare i numeri e aumentare, se non te lo so dire, vedo proprio che c'è questa, c'è l'energia, come se stesse proprio riprendendo tutto, rifacendo tutto. 100.000 iscritti, domani. Sta proprio andando. Va bene Elena, eh. disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.